Ciao a tutti, cominciamo preparando la biga. Vi consiglio di partire la sera prima verso le 10 di sera, così la mattina potrete impastare direttamente il primo impasto. Quindi mettiamo nella planetaria l'acqua, il lievito e la farina e amalgamiamo. Dobbiamo ottenere un composto molto molto grezzo, quindi non vi preoccupate se non vedete la superficie ruvida perché deve essere proprio così. Ovviamente potete anche farlo a mano perché la planetaria riesce a lavorare difficilmente un composto di queste piccole dimensioni, quindi decidete voi se farlo a mano o in planetaria. Deve essere veramente, come vedete, un composto molto molto grezzo. Compattiamo leggermente, mettiamo in una ciotola, copriamo con la pellicola e lo lasciamo a fermentare per 10-12 ore. Passiamo al primo impasto, mettiamo nella planetaria l'acqua, all'inizio vi consiglio di utilizzare la foglia e poi di passare al gancio, aggiungiamo la nostra biga, vedete com'è bella matura, la tagliamo a pezzettini, la spezzettiamo con le mani e la aggiungiamo all'acqua. Non vi preoccupate se non si dissolve, non si scioglie completamente perché poi quando andremo ad aggiungere gli altri ingredienti si amalgamerà tutto il resto. Quindi l'unica cosa che dovete avere a disposizione sono proprio tutti gli ingredienti pronti lì sul banco vicino a voi. Aggiungiamo il malto, il lievito, se non avete il malto potete usare tranquillamente il miele, aggiungiamo il lievito sbriciolato e facciamo girare a bassa velocità. Aggiungiamo un po' di zucchero, successivamente un po' di farina e un po' di tuorli, quindi dobbiamo alternare questi tre ingredienti in modo da mantenere la consistenza dell'impasto. Vedete che adesso l'impasto è abbastanza liquido, quindi dovete aggiungere tanta farina quanto basta per compattare leggermente la massa. Quando vedete che si sta compattando troppo aggiungete un po' di tuorlo, poi un po' di zucchero e un po' di farina e andate avanti così fino all'esaurimento degli ingredienti. Cosa importante, il sale va aggiunto con l'ultima parte dei tuorli, in modo che appunto un po' di liquido aiuti l'impasto ad assorbire meglio il sale. Il burro lo teniamo in pomata, quindi lo dovete tenere fuori dal frigorifero per un'oretta prima perché è una piccola quantità, quindi arriva presto a temperatura ambiente e lo aggiungiamo alla fine. Quindi per adesso dovete solo aggiungere zucchero, farina, tuorli e sale. Quando è ben amalgamato e vedete che la foglia non ce la fa più, diciamo, a impastare, sostituite con il gancio, pulite bene la foglia e mettiamo il gancio in modo da incordare l'impasto. Lavorate a bassa velocità all'inizio e ultimate tutti gli ingredienti. Vi ricordo che il sale va aggiunto con l'ultima parte dei tuorli, quindi tenetene da parte un pochino. Quando vedete che l'impasto si è incordato al gancio, aggiungete a questo punto il sale e l'ultima parte di uovo. Terminate anche il resto degli ingredienti, quindi se vi è rimasta farina o zucchero aggiungeteli in questo momento. Quando vedete che l'impasto si incorda troppo al gancio, lo staccate e lo ribaltate in modo che tutte le parti dell'impasto vengano lavorate bene dal gancio. E continuate sempre a bassa velocità. Questa fase dura 10-15 minuti, ma può durarne anche 20-25. Non c'è un tempo preciso perché varia a seconda della temperatura, dell'umidità che avete dentro casa e a seconda di come lavora la macchina. Quando l'impasto risulta con una superficie liscia e quindi risulta formato, aggiungete il burro morbido che deve essere in pomata. Non deve essere né troppo liquido né troppo freddo da frigorifero, altrimenti dovrete lavorare troppo l'impasto per farlo assorbire. Aggiungetelo in due volte, essendo una piccola quantità bastano due volte, quindi aggiungete una prima parte, fate assorbire bene perché all'inizio l'impasto tenderà ad aprirsi. Voi fate girare la macchina così si assorbirà bene il burro all'impasto e successivamente aggiungete l'altra parte. Quando è stato incorporato tutto potete aumentare la velocità della macchina in modo che si rafforzi la maglia glutinica e si formi il famoso velo.
È importante in questa fase non superare i 26 gradi, altrimenti rischiate di rovinare tutto il lavoro fatto finora. Quindi se vedete che l'impasto si sta riscaldando, chiudete tutto, mettete in frigorifero per 30-40 minuti e poi riprendete. Per vedere se la maglia glutinica si è formata bene, inumiditevi le mani con un po' di burro, un po' di olio, insomma un po' di grasso e tirate un pezzo di pasta per vedere se la maglia glutinica si è formata. In questa fase non ci serve una maglia glutinica estremamente forte, quindi non fate prove eccessive tirando troppo l'impasto. Mettiamo l'impasto sul banco, facciamo qualche piega al libro per lisciare la superficie e per chiuderlo. Quindi con le mani poi ci tiriamo l'impasto verso di noi in modo da chiuderlo. Pirlate leggermente, quando vedete che mantiene la forma, quindi non tende ad aprirsi, potete metterlo a lievitare in una ciotola, non serve imburrarla, coperto con la pellicola. A questo punto questo è il nostro impasto, si è attaccato da me completamente alla pellicola, ma non importa perché adesso dobbiamo sgonfiarlo, quindi lo dovete sgonfiare con l'aiuto delle mani o di una spatola completamente in modo da far uscire tutta l'aria. Lo sgonfiamo bene, lo ricopriamo con la pellicola e lo mettiamo in frigorifero per 15 minuti, in modo che quando lo andremo ad aggiungere, quando andremo a lavorarlo nell'altro impasto sarà freddo e ci aiuterà a mantenere una temperatura bassa. Prepariamo l'emulsione mettendo in un pentolino la panna, il burro, i semi di vaniglia e il baccello stesso che poi andremo a togliere. Portiamo quasi al bollore, spegniamo il fuoco e versiamo tutto sul cioccolato bianco tritato finemente. Con una frusta partiamo dal centro e ci spostiamo verso l'esterno per creare il nucleo di emulsione e poi appunto emulsioniamo in modo da ottenere una sorta di crema. Mettiamo da parte e questo composto va utilizzato nel secondo impasto da tiepido, quasi freddo. Se vi state chiedendo il perché del cioccolato bianco è perché nel pandoro in genere si utilizza il burro di cacao che però non è facilmente reperibile nei supermercati, quindi usiamo il cioccolato bianco come sostituto. Passiamo al secondo impasto, mettiamo all'interno della planetaria tutto il primo impasto, l'acqua che è prevista appunto, guardate sempre la tabella con gli ingredienti e cercate di avere sempre tutto pronto a disposizione. Diamo qualche giro di planetaria e poi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto con il primo impasto, quindi dobbiamo alternare farina, zucchero, uova e tuorli d'uovo in modo da mantenere sempre la consistenza dell'impasto. In questo caso abbiamo sia un uovo che 2 tuorli. Vi consiglio di mettere tutto in una ciotolina, di sbattere leggermente con una forchetta e di utilizzarli insieme. Quindi quando vedete che il composto è abbastanza compatto aggiungete una parte di uova e tuorli, poi una parte di farina e una parte di zucchero e alternate questi 3 ingredienti come prima. Tenete da parte qualche cucchiaio di farina, 2-3 cucchiai, non di più, che ci serviranno dopo l'aggiunta dell'emulsione, che andiamo ad aggiungere proprio in questo momento. Quindi quando avete quasi esaurito completamente gli ingredienti e il composto si sta incordando al gancio, aggiungiamo l'emulsione, che va aggiunta poco per volta, come quando aggiungiamo il burro. Quindi ne aggiungiamo un pochino, aspettiamo che venga assorbita dall'impasto, ci aiutiamo con un po' di farina che abbiamo tenuto da parte e continuiamo fino ad esaurirla tutta. Lavoriamo sempre a bassa velocità, è una fase delicata quindi non abbiate fretta. Lavoriamo a bassa velocità e vedete che il composto diventa più liscio, ha assorbito tutta l'emulsione. Finiti tutti gli ingredienti ci è rimasto da aggiungere solo il burro che va aggiunto anche questo come prima in 2 volte, quindi come vedete la ricetta si ripete, non è difficilissima, la cosa importante è gli ingredienti a portata di mano, mi raccomando. Quindi aggiungete la prima parte, fate assorbire e poi aggiungete la seconda.
Una volta esauriti tutti gli ingredienti, ce l'abbiamo fatta, aumentate la velocità della planetaria in modo da formare la maglia glutinica. Io la planetaria la faccio andare quasi alla massima velocità, quindi non vi preoccupate se vi cammina sulla vostra cucina, è tutto normale. Quando vedete che l'impasto ha pulito tutte le pareti della ciotola e si è staccato dal fondo, vuol dire che ci siete quasi, però fate sempre la prova tirando sul gancio e allargando un pezzetto di impasto tra le mani imburrate per vedere se si è formato il velo. Quindi staccate l'impasto dal gancio, prendete un pezzettino di impasto e lo tirate per vedere, per controllare la maglia glutinica. Come vedete qui è quasi trasparente l'impasto, è quello proprio che ci serve per fare il pandoro. Mettiamo l'impasto sul banco e facciamo delle pieghe al libro come abbiamo fatto prima, quindi solleviamo l'impasto e lo ribaltiamo su se stesso in modo che la superficie diventi più liscia e l'impasto si compatti. Questa volta gli daremo una forma un pochino più rettangolare, più allungata, perché ci servirà a dare questa preforma per la sfogliatura successiva. Quindi facciamoci il nostro panettino un po' più allungato. E adesso aggiungiamo un pochino di farina sotto in questo momento. Una volta che l'avete chiuso l'impasto potete aggiungere un po' di farina sotto. Schiacciamo bene in modo da dare questa forma da rettangolo. Non ho misurato troppo, non vi do misure precise, però cercate di rimanere sui 30 cm di lunghezza per 15 di larghezza. Queste misure serviranno per la sfogliatura successiva. Non so se avete visto i video dei croissant, dei cornetti sfogliati, le misure sono molto importanti perché facilitano di gran lunga il lavoro. Quindi mettiamo l'impasto sul nostro tagliere coperto con la pellicola, non importa se qui perde un pochino la forma, ve lo aggiustate, questo serve solo per dare una prima impronta iniziale, poi andremo a lavorare meglio dopo. Copritelo bene con la pellicola e lo mettete a lievitare per un'ora, un'ora e mezza. Non chiudetelo troppo perché comunque dovrà crescere un pochino, non eccessivamente. Dopo trascorsa quest'ora, ora e mezza, dipende dalle temperature, lo mettete 15 minuti in congelatore perché deve essere freddo. Mentre l'impasto lievita, preparate il burro, quindi prendete un foglio di carta da forno, disegnate un quadrato dei 15x15, mettete il burro al centro e cominciate col mattarello a stendere in modo da occupare tutta la superficie del quadrato. Chiudete e aspettate, lo fate riposare in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. C'è chi per fare il pandoro sfogliato mette il burro direttamente tagliato a pezzettini all'interno dell'impasto, però secondo me si ha una sfogliatura meno regolare. Passiamo alla sfogliatura, faremo 3 pieghe semplici, quindi prendiamo l'impasto che avevamo messo in congelatore per farlo raffreddare in modo che non ci sia troppa differenza di temperatura tra la temperatura dell'impasto e la temperatura del burro. Dovrebbe esserci una differenza di circa 4 gradi massimo. Lo stendiamo in modo da ridargli la forma rettangolare, mettiamo il burro al centro e poi chiudiamo i lembi dell'impasto sovrapponendoli al burro. Questa è una tecnica base di sfogliatura che potete utilizzare per i cornetti, croissant, eccetera. È proprio la tecnica che io utilizzo sempre. Se vedete che l'impasto si attacca, aiutatevi con un tarocco per sollevarlo. Schiacciate bene in modo da chiudere i due lembi in alto. Lo girate di 90 gradi in modo che la piega sia dritta rispetto a voi e chiudete anche le estremità, quindi le estremità che sono rimaste aperte. Sigillate schiacciando con le mani e poi passate a stendere col mattarello. Adesso potete aggiungere un po' di farina se vi serve. Non esagerate perché tutta la farina che andate a mettere in questo momento poi potreste ritrovarvela all'interno dell'impasto e quindi rovinare la sfogliatura. Allungate l'impasto in modo da avere una lunghezza di circa 60 cm e partite e fate la prima piega a 3. Quindi prendete un terzo dell'impasto, lo portate verso il centro, adesso si vede, staccate sempre l'impasto dal piano di lavoro, controllate che non si attacchi,
Quindi prendete un terzo dell'impasto, lo portate verso il centro e poi prendete l'altro lembo e lo portate sul resto dell'impasto. Schiacciate bene. Se avete messo troppa farina sotto al banco, vi consiglio di spennellare le parti che andate ad unire con un pochino di latte. Ruotate l'impasto di 90 gradi e schiacciatelo leggermente con il matterello in modo da allungarlo un pochino. Poi lo rimettete sul tagliere coperto con la pellicola. In questo caso ho sbagliato, ho messo la carta forno, ma usate la pellicola che è meglio, perché con la carta forno c'è il rischio che si attacchi. Coprite sia sotto che sopra e mettete in frigorifero per 40 minuti. Riprendiamo il nostro impasto dopo il riposo in frigo e facciamo la seconda piega da 3. Spolverate sempre con il bancone della farina se avete paura che vi si attacchi l'impasto. Allunghiamolo di nuovo come prima e ripetiamo la stessa procedura, quindi un terzo dell'impasto verso il centro e poi l'altro terzo al centro. Non so se mi avete capito, ma dalle immagini capite meglio. Quindi ci prendiamo un terzo dell'impasto, portiamo verso il centro e poi sovrapponiamo quello che rimane da solo, in solitudine. Schiacciate in modo da far uscire tutta l'aria, mi raccomando, e vi ricordo la spennellata con del latte se avete aggiunto troppa farina. Ruotiamo sempre di 90 gradi come abbiamo fatto prima, schiacciamo un pochino col mattarello e esattamente come prima rimettiamo il nostro impasto sul tagliere con la pellicola coperto sia sotto che sopra per altri 40 minuti. Facciamo adesso l'ultima piega, quindi prendiamo il nostro rettangolo, lo allunghiamo come prima e ripetiamo esattamente lo stesso procedimento. Facciamo l'ultima piega e poi facciamo fare il riposo finale in frigorifero sempre di 40 minuti. Quindi un terzo dell'impasto, schiacciamo bene, ruotiamo di 90 gradi, appiattiamo sempre leggermente con il mattarello e poi mettiamo in frigorifero. A questo punto riprendiamo l'impasto, lo dobbiamo allungare, stendere circa 1,5 cm, 2 cm, ma non siate rigidi con le dimensioni, vedete in base a come reagisce il vostro impasto, perché ci sono farine più elastiche e meno elastiche. Allungatelo in modo da avere un bel rettangolo lungo, lo ribaltate e adesso lo allungate partendo appunto dal lato corto, in modo da formare una sorta di rotolo. Anche qui, se avete usato troppa farina sul banco, vi consiglio di dare una spennellata di latte prima di arrotolare. Adesso per uno stampo da 750 grammi dovete calcolare 820 grammi di impasto, ne avanzerà un pochino. Dovete calcolare sempre il 10% in più rispetto allo stampo che avete. Facciamo riposare il nostro rotolo a temperatura ambiente per 20 minuti, vedete che si è rilassato, schiacciatelo anche leggermente in modo da dargli una forma un pochino più rettangolare e poi avvolgete delicatamente, senza stringere mi raccomando, altrimenti rischiate di rovinare la sfogliatura. Chiudete anche le parti laterali portandole verso sotto e poi vi tirate l'impasto verso di voi, così facendo questo movimento con le mani. Quindi pirlate leggermente, girate l'impasto in modo che la parte che prima stava a contatto con il banco stia sopra e mettete nello stampo. Coprite con la pellicola e fate lievitare per 8-10 ore. Quando l'impasto supera il bordo di 1-2 cm, potete spruzzarlo con del latte, con uno spruzzino, oppure bagnarlo delicatamente con un pennellino. Inforniamo in forno statico a 170 gradi per 40 minuti e per un pandoro da 750 grammi. Quando lo tirate fuori dal forno, copritelo con un panno leggermente inumidito e fatelo raffreddare per almeno un'ora. Un'altra cosa, se scorrisce troppo durante la cottura, vi consiglio di mettere un foglio di carta stagnola a metà cottura proprio sulla parte superiore. Vedete com'è bello morbido, deve essere bello colorato. Se avete un termometro con la sonda, deve raggiungere i 92-94 gradi al cuore. Cioè, guardate quanto è morbido, no, è troppo bello. Guardate all'interno, è soffice, soffice, soffice e tirandone un pezzetto, adesso vedete l'effetto della sfogliatura.
I tempi che vi ho dato io sono per un pandoro da 750 grammi, quindi se fate quello da 1 kg, regolatevi sia con la quantità di impasto, che deve essere di 1,1 kg, sia con la tempistica per la cottura. Detto questo, finalmente ce l'abbiamo fatta, questo pandoro che da un mese che devo mettere questa ricetta, che spero vi sia piaciuta. Vi invito a iscrivervi al canale, attivate anche le notifiche cliccando sulla campanella. Scusate se parlo veloce, ma devo dire troppe cose in pochissimo tempo. Un saluto a tutti, alla prossima, grazie. Dimenticavo che ho anche una pagina Instagram e una Facebook dove mi potete contattare, scrivermi, e se avete dei dubbi cerchiamo di scioglierli, e visitate anche il sito www.martinamanti.com. Ciao a tutti!